Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per maggio 2025. Abbiamo la carta del diavolo, amici dell'Ariete, tentazioni in vista. Vi ricordo comunque che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni per tutti. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare e poi unire questi oroscopi. Come fare per unirli? L'ho spiegato in una guida di cui trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate una consulenza personalizzata e ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. C'è anche poi il link al seminario di approfondimento delle figure reali che si terrà a inizio giugno 2025. Trovate tutto nella descrizione, ragazzi. Andiamo, ok, partiamo con un 5 di spade e il carro. Dieci di bastoni. Nove di spade. 4 di denari. Sacerdotessa. Fante di spade. E papa. Dunque, adesso andiamo a vedere le energie carta per carta, cerchiamo di capire qual è il movimento energetico più importante del mese, dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi i single piuttosto che le persone che sono in una relazione da poco, da tanto, relazione complicata, insomma andiamo a vedere un po' tutte le casistiche. Allora, partiamo con questo 5 di spade che sinceramente ragazzi non è una bellissima carta per cominciare, nel senso che indica una certa confusione mentale. Difatti di base abbiamo anche il diavolo e qui abbiamo un 6 di bastoni e un 10 di spade al contrario. È come se da un lato non arrivasse un riconoscimento che voi vi aspettate, mi viene quasi da dire come se non vi dicessero avete ragione e non riuscite a lasciare indietro questa storia, cioè credo che quasi potrebbe essere una questione di principio tra voi e un'altra persona. O tra voi e la vita. Se per esempio siete single e il punto è dire frasi del tipo no, non può andare così, ho ragione io, o sapete, no? Quelle cose di cui uno si convince, perché comunque il 5 di spade parla di lotte egoiche e di solito sono quelle lotte dove uno vuole avere ragione sull'altro. Ok, andiamo a vedere il carro. Cioè, io il mazzo ce l'ho girato dritto, ragazzi. Allora, mago e cavaliere di pentacoli. È come se ci fosse la possibilità di andare oltre, per qualcuno con questo carro di muoversi, di spostarsi proprio fisicamente, piuttosto che di prendere una scelta, di cambiare direzione. Però è come se in realtà le energie, diciamo, esterne, se vogliamo, portino dei rallentamenti. Mi viene da dire che non sono tanto, come vi posso dire, è come se trovaste un no per ogni soluzione che vi propongono. C'è questa situazione un po' così a livello mentale, la possibilità con questo carro
di muoversi effettivamente ci sarebbe, ma vedendo queste tre carte qui, ho come l'idea che facciate un po' fatica a lasciare la situazione o la relazione nella quale siete, se vogliamo, un po' perché è quasi una zona di comfort, la si conosce, c'è un attaccamento a qualcuno o a qualcosa che non si riesce a lasciare indietro. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Regina di coppe, 9 di coppe e 10 di bastoni nuovamente. Credo che quello che non si vuole lasciare indietro sia diciamo un certo posto di privilegio, non perché rivestiate ruoli particolari, però è il punto del amato, amata, come la sensazione che abbiate un'idea intorno all'amato o all'essere amata o insomma allo scambio, se vogliamo, che ha bisogno di essere un po' rivisto. Soprattutto non fatevi spaventare, qui abbiamo un 9 di spade. Come vi spiego? Non importa che voi non sappiate ancora bene dove andare o che non vediate ancora chiaramente la strada da prendere. Quando noi guidiamo di sera, i fari della macchina illuminano solo fino a una certa distanza, però noi abbiamo fiducia che dopo ci sia la strada, anche se non la vediamo subito. Qui è un po' la stessa cosa, secondo me. Andiamo a vedere il 9 di spade. 3 di pentacoli e asso di coppe. È come se ci fosse una paura a ricominciare. C'è il diavolo, ragazzi, sento un po' di tossicità nel modo di pensare. E vedendo anche questo 9 di spade, io credo che qualcuno potrebbe essere sfiorato nel mese di maggio da pensieri del tipo e se non trovo un'altra persona che mi dà questi privilegi o che mi fa sentire... Perché ho come l'idea che per certe cose siate anche appagati di quello che avete già, per altre invece manca una certa soddisfazione personale, manca un riconoscimento, manca una valutazione, ho come l'idea che, perché anche il 9 di coppe è al contrario, l'energia è proprio stagnante qui e di fatti avete il diavolo. C'è come una scelta da dover prendere, ma la paura di iniziare qualcosa di nuovo, perché c'è da staccarsi da qualcosa di vecchio. Andiamo a vedere questo 4 di pentacoli. Mondo. Mondo, luna e 6 di spade. Sì, la paura la rivedo, eh. È come se l'idea potesse essere: se cambio, se mi sposto, se mi muovo, potrei non riuscire più a ricreare, diciamo, una zona di equilibrio. E qui, secondo me, è perché non si riesce a vedere nel lungo periodo. Guardate, vi dico che la papessa, perché avete papa e papessa, ehm, può esserci un riferimento ad incontrare un terapeuta di tipo spirituale, piuttosto che a, beh, di solito la sacerdotessa fa riferimento a chi pratica cartomanzia, astrologia, numerologia, piuttosto che una medicina con il cibo, con le erbe, potrebbe essere un agopuntore, potrebbe essere qualcuno che vi dà un altro punto di vista. Andiamo a vederla. Abbiamo un re di pentacoli e l'eremita.
Andiamo a vedere anche il fante di spade. Diavolo. Amanti 2 di coppe. Ragazzi! Amanti 2 di coppe, 4 di bastoni. E il diavolo. Io ho la sensazione che qualcuno abbia bisogno, proprio perché non ci sono questi riconoscimenti iniziali, queste, mettiamo anche ufficializzazioni, queste presentazioni in famiglia, ho come l'idea che potreste iniziare anche un po' per paura, un po' per preoccupazioni, per vecchie idee che avete, potreste iniziare a condurre un po' troppo forzatamente le cose in una certa direzione. Andiamo a vedere il Papa. Regina di Pentacoli, 4 di spade e fante di Pentacoli. Guardate, io ho la sensazione che potrebbe arrivare come un ultimatum per qualcuno, sinceramente, vedendo queste carte. Un bell'ultimatum, però c'è anche il diavolo, quindi attenzione alle regole o alle false credenze, alle credenze limitanti, a quello che magari chiedete o tentate di controllare per paura che possa succedere qualcosa. Vi dirò anche un'altra cosa, soprattutto se conoscete da poco la persona, ehm, fate attenzione perché ho la sensazione che ci sia un dislivello a livello di maturità dei due. Uno dei due potrebbe essere giovanile, gioviale, con voglia di vivere, voglia di fare, e l'altra parte invece potrebbe risultare un po' troppo, che dovreste essere voi, un po' troppo responsabili per l'altro. È come se doveste fare tutto voi certe volte. Quindi probabilmente il diavolo fa anche riferimento a questa sorta di schiavitù, di costrizione, di dover fare per mantenere un certo tipo di equilibrio e di armonia, però ho come la sensazione che con il Papa ci sia la necessità di rimettere un po' le cose in regola. Il Papa è una carta che parla di contratti. Sì, avete il Papa e avete anche il 4 di bastoni. Quindi si parla di convivenze, di matrimoni, di ufficializzazioni. Quello che insomma a inizio mese era un po' nebuloso, secondo me sarà un risultato che otterrete alla fine del mese. Però fate attenzione perché secondo me è un risultato apparente, cioè nel senso che vi andrete a vincolare, a condizionare con qualche cosa. Adesso partiamo settore per settore, partiamo dai single. Se siete single, sento che qualcuno deve ancora metabolizzare qualche vecchia storia, qualche vecchia relazione, deve ancora chiudere definitivamente, come se doveste ancora tagliare questo cordone energetico che si forma tra le persone quando si frequentano. Ehm, Potrebbe esserci un viaggio, considerato il carro. Però ho come l'idea, perché sì, una persona la incontrerete, ma ho come l'idea che potrebbe essere un po' ambigua. Potreste non capire bene da che parte va la storia, da che parte va la faccenda, e vi dico che potrebbe essere interessata questa persona a giocare, a flirtare, ma non so poi quanto effettivamente voglia andare avanti nella conoscenza. Ehm, E anche voi, beh, vi dico che qualcosa potrebbe nascere, ma è più
quello che luccica che è il reale valore della relazione, ragazzi, quindi prendetela così con filosofia. Per quello che riguarda invece le persone che hanno una persona in testa, allora, io ho l'idea che siate un po' troppo presi da quello che ci sia da fare intorno alla relazione e se per caso è un momento di forte stanchezza, proprio perché ci sono tante cose da fare, e per caso è anche un momento dove siete lì che a livello morale non state bene perché con questo 5 di spade non vedete chiaro, non arriva magari quella marcia in più alla relazione, sento che stringerete le briglie nel mese di maggio, cioè comincerete a mettere delle condizioni, comincerete... ehm, sì, è vero, avete anche la luna. Io ho l'idea che la relazione in sé non sia così tanto equilibrata, nonostante queste carte bellissime, però ricordiamoci che qua sopra c'è il diavolo. La sento come una calma apparente, ok? È come se voi doveste sobbarcarvi tutto, controllare tutto, tenere d'occhio tutto, anche fare tutto, e l'altra persona, insomma, quasi se ne frega. Invece qui è ora di dare una specie di ultimatum e mettere delle regole. Allora, questo lo facciamo insieme, questo è vincolante, questa è una tua responsabilità, non mia, fallo tu. In realtà io questo diavolo non lo sento così tanto negativo nel senso di qualcosa di esterno che potrebbe arrivare, però sì lo sento come qualche cosa che potrebbe condizionare, perché comunque avete tante carte di stanchezza, avete carte che mi dicono che state provvedendo più di quello che sta facendo l'altra persona a far evolvere la relazione. Mm. Ehm, non va male, perché voglio dire, qui ci sono carte molto belle, anche qui abbiamo Papa e Papessa, come se ci fosse la controparte spirituale maschile e quella femminile, quindi sento che le cose si sviluppano comunque in qualche modo bene. Il problema, se così si può chiamare, è che vi prendete troppe rogne, ragazzi, troppe responsabilità. Cercate di guardare nel lungo periodo perché se una cosa poi iniziate a farla voi, la controparte si abitua e la farete sempre voi, perché poi dopo è difficile cambiare, quindi mediate, cercate di mediare il più possibile. Per le persone che sono in una relazione più o meno così, insomma, diciamo non ben definita, mm, vi dirò, ho l'idea che potrebbe arrivare qualche sorpresa. Potrebbero presentarvi ai genitori, potrebbero presentarvi agli amici, potrebbe esserci quella cosa in più, quel regalo, quella dichiarazione, quel qualche cosa in più che in qualche modo crea come un balsamo nella relazione. Nonostante il diavolo, guardate, io in questo caso lo sento come energia compressa, ma per le tante cose che ci saranno da fare durante il mese, secondo me, e una parte è anche vostra responsabilità per queste 5 di spade, luna e 6 di spade, che sono appunto le carte che mi parlano di confusione mentale, come se non aveste chiaro un certo punto di vista. O se l'ufficializzazione che voi... Adesso dipende da che cosa voi volete con il o la partner. Però quello che all'inizio del mese non c'è, alla fine del mese arriva. Ok? Va bene, ragazzi. Se siete in una relazione, secondo me, diciamo non proprio lineare, mettiamo che questo diavolo sia un po' negativo e mi possa parlare di tossicità, io in realtà sento che
allora, o potete semplicemente occuparvi voi di certi temi in modo da non incrementare questa tossicità o questa rabbia o questi litigi, perché il 5 di spade sono anche i litigi, oppure semplicemente lasciate perdere, cioè se non volete farlo voi, lasciate perdere il tema. Va bene, andiamo, magari l'altro o l'altra se ne occuperà, andiamo a vedere. Ok, ok. Questa carta vi dice di avere fede, di avere fiducia, che l'amore sta arrivando. Ci sono degli inviti o degli incontri sorpresa. Che bello, ragazzi. Fatemi sapere poi nei commenti se effettivamente arriva la freccia di Cupido. Andiamo a vedere. Ok, conoscersi. Se svelate l'una all'altra il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Qui si tratta di venirsi incontro, sono tutte carte di 2, 4, 6, sono tutti numeri pari, sono carte di armonia, sono carte di punto di incontro, di stabilità, di qualche cosa che è uno scambio reciproco. Chiaro, va condotto, però è come se ci fosse qualche tema qui che dovete proprio lasciare indietro, Soprattutto se è un tema dove i ritmi di vita sono diversi. Cioè, ho come la sensazione che voi vogliate delle cose, l'altra persona magari è un po' più lenta, magari può essere il contrario, però comunque fate quello che volete fare senza costringere l'altro o l'altra. Se questa persona avrà piacere, farà le cose con voi. Se non avrà piacere, fate quello che potete, fate quello che sapete, fate quello che è compito vostro e quello che è compito dell'altro qualcuno provvederà. Se non lo fa l'altro, dopo un po', se trovate la roba in giro, c'è sempre la pattumiera. Voglio dire, se i calzini restano per terra per giorni, faccio un'ipotesi, a un certo punto arriverà un momento dove l'altro è senza calzini, no? Va bene, sono sempre i miei esempi un po' per ridere, ragazzi. Allora, andiamo a vedere quella dopo. Lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. E qui abbiamo alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra voi. Sì, effettivamente tra questo 6 di spade e il 9 di spade, qui ci potrebbe essere come la paura a dover ricominciare di nuovo, la paura che ricapiti qualche cosa che è successo magari con l'ex o in passato. E invece, secondo me, attraverso il dialogo, la comunicazione e il trovare i punti di incontro, proprio il conoscersi, che è quello che ci dice questo arcano, questo oracolo, si può raggiungere l'alchimia, cioè l'alchimia non è solo l'attrazione fisica in sé, è, diciamo, comprende anche il fascino, l'attrazione mentale, il sex appeal, insomma, secondo me si compone di varie cose. Ultimo oracolo per voi amici dell'Ariete. Carta numero 21, nuovi inizi. Wow, bellissima questa carta. Si parla di creare qualcosa di nuovo, come un nuovo equilibrio, ragazzi. Qui abbiamo il Papa che parla proprio di mediare, di mediazione. Va bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Per contattarmi e iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete scrivere una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona la cosa. Diversamente potete fare lo stesso lavoro anche se vi abbonate al canale. Chiaramente lì le credenze limitanti sono trattate in modo un po' più generico perché non ho la persona davanti, però è già un buon materiale. Inoltre in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni che vi possono aiutare a eventualmente far fluire i blocchi energetici. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli sono pubblici, si vedono, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!